Eh, sì, ecco, intanto che anche c'è che si sta collegando, tanto le ho inviato il link per la condivisione della live su Facebook. Ah, che bravo che sei, ottimo, ottimo, così lo condivido e lo Ok. condivido pure sul gruppo. Un attimo, entro con l'audio. Mi Ecco, sentite? adesso Sì, sì.
Sì, Ah, la sentiamo, sì. allora Adesso metto sì. lo schermo intero. Ok, eccoci qua. Ok. E niente, poi appunto volevo chiedere appunto a Carucci se potesse fare anche diciamo, un piccolo avviso che per appunto i partecipanti che durante appunto il webinar aprirà in sovrappressione una cartella ai partecipanti in cui sarà richiesto di mettere l'ok per far prendere la presenza Ci dobbiamo sentire dopo. e ci saranno appunto in tre momenti che saranno casuali. E niente, quindi comunque se poi ci saranno problemi relativi appunto da parte del partecipante, puoi chiedere dire che si può direttamente rivolgersi all'Accademia che comunque la rimangono in caso. E, No. e niente. Volevamo appunto ripetere qual era la scaletta così anche per Cecchetti appunto che era assente. Sì, Allora, la scaletta sarà la seguente. Innanzitutto, buonasera a tutti. Io sono il collega Filippo Carusi, presidente dell'Associazione Giovanile Forense con sede di Roma. Quindi vi porto i saluti dell'Acifor e anche di cui sono presidente, e anche dell'Accademia Nazionale del Diritto, grazie alla quale abbiamo organizzato questa serie di Sì, convegni. tanto adesso siamo nella sessione di pratica, adesso facciamo questo piccolo recap anche per Mauro Cecchetti e poi facciamo partire il webinar. Vedo ancora Ah, non ok, quindi è... non siamo già in diretta? No, siamo in diretta su Facebook, però su Zoom per gli altri partecipanti ancora Ok, no. perfetto. Allora, dimmi tu quando devo fare la presentazione. Ok, allora se magari aspettiamo qualche minuto, si stanno collegando Sì. e poi partiamo. no. Va bene, allora, volendo adesso se siamo tutti, possiamo far iniziare. Eccoci. Allora, allora, inizio, magari metto come... Allora,
Inizio. Ok. Mi metto. Inizio. Dai. Inizio ordine. Via. Webinar iniziato, vai. Perfetto. Buonasera a tutti. Io sono il collega Filippo Carusi, presidente dell'Associazione Giovanile Forense, sede di Roma, e vi porto innanzitutto i saluti dell'Agifor e dell'Accademia Nazionale di Diritto, grazie alla quale è stato organizzato questo ciclo di convegni. Un ciclo che si compone di più puntate, diciamo così, di più incontri che toccheranno tutti i temi processuali e di diritto sostanziale che sono stati toccati dalla recente riforma Cartabia. Nello scorso incontro abbiamo parlato anche del mediatore familiare e diciamo dell'impatto che ha avuto la nuova riforma nel diritto di famiglia ed è stato un incontro molto importante. Oggi invece parleremo dell'impatto che questa nuova riforma Cartabia ha avuto e ha all'interno delle esecuzioni, in particolar modo delle esecuzioni immobiliari. Noi dell'Agicor, dell'Associazione Giovanile Forense, ci teniamo molto all'aggiornamento dei colleghi, soprattutto dei più giovani, perché riteniamo che attraverso un aggiornamento costante il ruolo dell'avvocato possa essere sempre più utile all'interno della società e verso i propri clienti. Certo, non è facile perché ci scontriamo tutti i giorni con il nostro quotidiano, con i nostri clienti da dover curare e accudire, anche con degli uffici giudiziari che purtroppo non ci aiutano. E questo è quello che noi dell'Agicor stiamo riscontrando tutti i giorni. E quindi mancano anche momenti di aggregazione tra colleghi, mancano quei momenti di confronto che c'erano in precedenza, quando non c'era la trattazione scritta, quando non c'era il processo telematico, quando ci si incontrava tutti i giorni, vero colleghi, in tribunale a Roma, nel cortiletto del Tribunale Civile, lì a Via Giulio Cesare, ma anche davanti al giudice di pace. Tutti questi momenti di condivisione non ci sono più. Erano momenti di condivisione di piacere, erano momenti di confronto su tante tematiche, erano momenti di confronto anche dal punto di vista di diritto, perché ci si raccontava delle cause, ma tu questa causa come la risolveresti? Hai letto la riforma, hai letto questa nuova norma, ci si confrontava. Tutti questi momenti non ci sono più. Con il processo telematico sono finiti e sono finiti anche purtroppo con la trattazione scritta. Non ci si incontra più. Ecco perché noi dell'Associazione Giovanile Forense stiamo cercando attraverso tutti questi webinar e attraverso anche l'interazione nei social, organizzeremo anche nuovi incontri personali, conviviali e non di confronto sempre tra colleghi, per cercare soprattutto di aiutare i più giovani, perché veramente chi è perso in questo sistema è secondo me, è il neoavvocato, è l'avvocato trentenne, appena trentenne, che comunque cerco di ricordarmi, io ormai purtroppo non sono più trentenne, però mi ricordo come ero io a 30 anni. Rubavo con gli occhi dai colleghi quelli più anziani di me, cercavo di apprendere, mi fermavo con loro, prendevo il caffè e cercavo di capire da loro quali potessero essere le strategie migliori per diventare un bravo avvocato, mi confrontavo. Adesso non è più possibile, io penso ai trentenni di adesso, ma anche ai praticanti, non si vedono più praticanti in giro, ma non si vedono a dire la verità neanche più i giovani avvocati. E quindi mi immagino i giovani avvocati, magari con un grande studio, o comunque che sono da solo nel loro piccolo studio e non sanno con chi comunicare, si sentono persi. E vorremmo dire che noi dell'Agifor ci siamo, io, Filippo Carusi, Carlo Testa, Ivana Benavoli e tutti i componenti dell'Agifor ci siamo. Il mio numero di telefono lo potete trovare tranquillamente sul web, su Facebook, lo trovate tranquillamente. Noi ci siamo per aiutarvi, per qualsiasi evenienza siamo dalla vostra parte, se avete bisogno di aiuto, di un confronto dal punto di vista giuridico, noi ci siamo, perché è importante, crediamo molto nello spirito di gruppo della nostra categoria, che un tempo si chiamava corporazione, adesso non si può più utilizzare questo termine, non sia mai, però è una categoria e quindi dobbiamo cercare di renderla unita e di progredire tutti insieme. E come si progredisce? Bene, si progredisce cercando attraverso la deontologia, attraverso la correttezza, attraverso la schiettezza, la trasparenza tra noi colleghi, di avere un progetto comune, che è quello di migliorare la condizione di tutti noi, perché se miglioriamo la condizione di tutti noi, miglioriamo anche noi come atomi, come singoli. E dobbiamo cercare di recuperare, soprattutto in questo epoca post-Covid, la nostra coesione. Ma perché ci sia la coesione dobbiamo trovare dei punti comuni e un punto comune senza dubbio è la deontologia e la correttezza tra i colleghi. E questa è la nostra, diciamo, il nostro faro
quello che ci tiene uniti a noi dell'Agicol, che ci permette insomma di avere maggiori contatti con tutti i colleghi e cercare di aiutarli in questa situazione. Quindi oggi con questo clima, con questo convegno vi parleremo delle novità che ha avuto la riforma Cartabia nel mondo delle esecuzioni, del pignoramento immobiliare, di cui ci parlerà l'ottimo collega Bonotto, Marcello, qui vicino a me, e poi ci parleremo anche della ricerca dei beni da pignorare, che è stata stravolta più volte, se non erro, collega, in questo ultimo periodo, ce ne parlerà il collega Cecchetti. E poi avremo anche una cosa che non ho mai visto fare in un convegno, almeno ultimamente, avremo anche come ospite il dottor Galiero, che è una persona che conosco personalmente, una persona di una grande praticità, e lui è responsabile dell'UNEP, delle l'UNEP esecuzioni, e quindi chi meglio di lui ci potrà dare quelle che a Roma si chiamano le dritte per poter cercare di svolgere al meglio le nostre pratiche del ramo esecutivo. Quindi sarà un convegno molto interessante. Abbiamo visto, e farò solo dei brevi cenni, che per quanto riguarda le esecuzioni immobiliari, anche in questo campo la riforma Cartabia è intervenuta, e a dire la verità già in precedenza con la formulazione dell'articolo 543 si è avuto un forte innesto nella procedura di pignoramento presso terzi, perché l'articolo 543 prevede un qualcosa che prima non c'era, cioè il creditore deve avvisare il debitore e i terzi pignorati che il procedimento è stato iscritto a ruolo, quindi che dopo la notifica del pignoramento si è proceduto a iscrizione a ruolo. Questo prima non si faceva, era il debitore che doveva farsi parte dirigente, c'è anche più senso, però adesso il legislatore ha deciso di darci questo ulteriore onere, quello di avvisare il debitore terzi che il procedimento è stato iscritto a ruolo e qual è la data d'udienza. È facilmente intuibile questo nuovo adempimento aggravi i costi per il creditore, ma allunghi anche i tempi, perché poi non si è capito se questo avviso va fatto prima della data di citazione nell'atto di pignoramento, qui chiederò pure aiuto ai colleghi per cercare di dirimere, parleremo pure con Galiero a riguardo, o dopo comunque che la densa di citazione messa nell'atto di citazione presso terzi, quindi quando è stata fissata la data d'udienza. Comunque fatto sta che se questo adempimento non viene fatto si va davanti al giudice dell'esecuzione e il giudice dell'esecuzione estingue la procedura, quindi è un adempimento che va fatto. Si è anche domandato come va fatto questo adempimento, tramite ufficiale giudiziario, tramite raccomandata, tramite PEC. Sembrerebbe il Tribunale di Roma orientarsi verso una soluzione più elastica, quindi anche con raccomandata, anche tramite PEC si può avvisare il debitore se ce l'ha una PEC, e i terzi sicuramente ce l'hanno perché sono principalmente delle banche, però si può avvisare in modo più snello il debitore qual è la data d'udienza. Ma immaginiamo il caso in cui il debitore sia irreperibile, oppure addirittura ex articolo 143. Immaginiamo i tempi come si allungano, i costi. Io ho l'impressione che il legislatore non conosca i costi delle notifiche e non conosca i tempi che si impiegano nel notificare queste cose, perché mi sembrano veramente degli innesti per rallentare il recupero del credito. Io vorrei ricordare a tutti voi che ci sentite che il diritto serve anche per aiutare l'economia, ma se si blocca il recupero del credito non si va di certo in aiuto dell'economia. Quindi tutte queste riforme che sono a favore del debitore di certo a mio parere non aiutano soprattutto noi avvocati anche che dobbiamo recuperare il credito. Quindi questa è senza dubbio un'innovazione. Poi mi viene in mente anche per quanto riguarda l'opposizione all'esecuzione. Noi sappiamo che ai sensi dell'articolo 615 CPC, e poi vedremo anche l'articolo 617 CPC, laddove praticamente si voglia contestare il diritto dell'istante di procedere all'esecuzione forzata, lo si debba fare, questo afferma proprio testualmente l'articolo 615, se l'esecuzione è iniziata si fa con ricorso presso il giudice dell'esecuzione, e ricordiamo tutti che l'esecuzione inizia con il pignoramento, non con la notifica dell'atto di precetto, è solo con il pignoramento che si inizia l'esecuzione. Ma se il pignoramento non c'è e quindi non è iniziata l'esecuzione, afferma l'articolo 615 che questo tipo di opposizione debba essere fatto con atto di citazione. Orbene, sappiamo tutti che una tra le riforme che è stata fatta è stata l'estensione del giudice di pace da 5.000 a 10.000 euro, e sappiamo anche che con la riforma Cartabia il giudice di pace non esiste più l'atto di citazione al giudice di pace, non si possono più proporre cause al giudice di pace, ma bisogna fare tutto con ricorso.
Purtroppo, come vedete, la legge è anche contraddittoria, perché poi ti parla di atto di citazione, ma si dimenticano i legislatori di modificare che comunque, attenzione, al giudice di pace non c'è l'atto di citazione. Quindi mi raccomando, cari colleghi, quando se dobbiamo fare un'opposizione all'esecuzione e il valore della causa, o meglio il valore del precetto, è sotto i 10.000 euro, va fatta al giudice di pace, ma va fatta sempre se si tratta di natura ordinaria, perché poi se si tratta di crediti di lavoro va fatta davanti al Tribunale del Lavoro, ovviamente, va fatta non con atto di citazione, se no verrebbe dichiarato inammissibile, ma con ricorso. Quali possono essere i casi di opposizione all'esecuzione? E poi mi accingo insomma pure un po' a concludere. È il fatto, per esempio, l'estinzione del credito, così capiamo che vuol dire contestare il diritto degli istanti di procedere a esecuzione forzata. Molti, soprattutto magari i più giovani, i più esperti, confondono questi motivi come dei motivi d'appello. No, sono motivi sopravvenuti alla formazione del titolo, afferma la giurisprudenza. Non entrano nel merito della pretesa. La pretesa è già stata decisa da una sentenza, da un titolo esecutivo. L'opposizione all'esecuzione ci si oppone accependo un vizio sopravvenuto alla formazione di quel titolo. E quale potrebbe essere? Ad esempio la prescrizione, mi viene in mente. È passato troppo tempo da quando tu hai azionato questa sentenza. Sappiamo che le sentenze vanno azionate se sono passati giudicati 10 anni, quindi se viene notificato un precetto e sono passati più di 10 anni dalla notificazione della sentenza, in questo caso il diritto di credito è prescritto. Però la prescrizione, come notiamo, è un vizio successivo alla formazione del titolo, cioè il titolo c'è, però non è più eseguibile. Un altro tipo di eccezione che mi viene in mente è la compensazione. Sì, tu hai un titolo verso di me dove Filippo Carusi ti deve dare 10.000 euro, ma io ho una sentenza che dice tu me ne devi dare 20. In questo caso è sempre una formazione del è sempre un vizio successivo alla formazione del titolo, perché io oppongo a un tuo titolo un altro titolo e quindi dico tu in base a quella sentenza non hai più diritto a procedere a esecuzione forzata perché c'è questo elemento nuovo, diverso, che fa sì che quella sentenza non abbia più una sua, diciamo, efficacia esecutiva, non la possa più azionare perché c'è questa compensazione. Questi sono due dei casi, oppure un altro caso classico è l'estinzione, e che sembra strano, ma in realtà è molto frequente. Viene azionato un titolo che in realtà è già stato pagato. In questo caso è sempre un vizio nella formazione del titolo. Orbene, in tutti questi casi non si fa quell'atto di citazione al giudice di pace, ma si fa il ricorso. Un'altra cosa, brevissimamente, sappiamo che l'opposizione agli atti esecutivi è ben diversa dall'opposizione all'esecuzione. Anche qui molti colleghi si confondono e quindi parlano di opposizione agli atti esecutivi quando invece bisogna parlare di opposizione all'esecuzione. Con l'opposizione agli atti esecutivi ci si oppone alla regolarità della notificazione del titolo e alla regolarità del procedimento esecutivo. Il classico caso del 617 CPC è quella della notifica del precetto non preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo. Succede molto spesso che colleghi, soprattutto quando si cambiano avvocati, pensano di avere che sia stato già notificato la sentenza e notificano il precetto senza che sia stata notificata prima o contestualmente il titolo esecutivo. Sappiamo incidentalmente, per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, ricordo a tutti che va prima notificato il titolo esecutivo, attendere 120 giorni e poi notificare il precetto. Lì è più facile sbagliarsi, perché magari si pensa di aver notificato la sentenza o se è notificata una sentenza e si notifica comunque il precetto. In tutti questi casi l'opposizione da farsi è l'opposizione 617, che segue le stesse sorti del 615, cioè se l'esecuzione è già iniziata, ricordiamo a tutti che si inizia con pignoramento, si fa sempre con ricorso davanti al giudice dell'esecuzione, perché quando noi notifichiamo pignoramento e lo iscriviamo al ruolo, c'è il giudice dell'esecuzione, questo è il senso della norma, del perché va fatto il ricorso, perché si va davanti a quel giudice dell'esecuzione. Se invece l'esecuzione ancora non è iniziata, si fa con atto di citazione, in tribunale al giudice, sempre con il ricorso. Se si tratta di crediti di natura giuslavoristica, va fatto il ricorso davanti al Tribunale del Lavoro. Allora, dopo questa breve premessa, dopo questo breve inciso, passo la parola al collega Bonotto, che invece ci parlerà della riforma Cartabia con riferimento al pignoramento immobiliare. E vi ringrazio e vi ricordo la piena disponibilità dell'Associazione Giovanile Forense e dell'Accademia Nazionale di Diritto per qualsivoglia vostra richiesta. Arrivederci. Buonasera a tutti.
scusate, Parlando dell'esecuzione immobiliare, intenderò concentrare l'attenzione soprattutto su 4 punti. sì, ma magari, scusami, avvocato, volevo fare prima una premessa per la presa dei crediti. Sì, salve, sono Francesco Testa, della segreteria organizzativa dell'Accademia. Quindi, appunto, per la presa dei crediti formativi adesso lancerò appunto la schermata in cui sarà appunto necessario appunto rispondere in ambi modi per così appunto noi avremo la presa della presenza e appunto per qualsiasi cosa poi sono disponibile e quindi ci saranno altre due schermate più avanti durante il webinar. Ok, prego, prego, avvocato. Benissimo, allora riprendo. Allora, per quanto riguarda l'esecuzione immobiliare, voglio concentrare l'attenzione soprattutto su 4 punti. Le nuove disposizioni in materia di custodia, le modifiche dei termini e attività connesse all'istanza di vendita, il nuovo istituto della vendita diretta e le nuove disposizioni relative al professionista delegato. Iniziando dalla custodia, le nuove disposizioni fanno riferimento segnatamente agli articoli 559 e 560 del Codice di procedura civile. In base al nuovo testo dell'articolo 559, dopo il primo comma, che prevede che con il pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, compresi le pertinenze ai frutti senza diritto o compenso, c'è un secondo comma in cui invece si prevede che, salvo che la sostituzione nella custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o dell'amministrazione del bene o per la vendita, il giudice dell'esecuzione, con provvedimento non impugnabile emesso entro 15 giorni dal deposito della documentazione di cui è l'articolo 567, secondo comma, contestualmente alla nomina dell'esperto di quell'articolo 569, nomina custode giudiziario dei beni pignorati una persona inserita nell'elenco di cui è l'articolo 179 ter delle disposizioni di attuazione del presente codice o l'istituto di cui è il primo comma dell'articolo 534. Allora, qui vediamo che la novità non sta tanto nella possibilità di nomina quale custode di un soggetto diverso dal debitore, che anzi dovrebbe essere l'ipotesi normale, appunto, visto il tenore della disposizione del secondo comma. Possibilità che era già esistente prima della riforma Cartabia. La novità sta nelle modalità di scelta del custode, che per essere nominato deve oggi essere inserito nell'elenco di quell'articolo 179 ter disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile. È un elenco che già esiste, già esisteva, era già operativo. Nell'ambito del Tribunale di Roma viene aggiornato ogni 3 anni, normalmente questo elenco dei delegati alle vendite. E appunto riguardava solo i professionisti delegati alle vendite. La novità è l'estensione della scelta nell'ambito di questo elenco del custode giudiziario. Questo registro, ricordo sinteticamente, è istituito appunto presso ogni tribunale ed è un elenco di professionisti che provvedono alle operazioni di vendita e che viene, diciamo, le categorie da cui vengono tratti questi nominativi sono gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata. Su questo elenco poi ci torneremo un attimo, qualche accenno, nel parlare delle nuove disposizioni che riguardano il professionista delegato alla vendita. Di sicuro interesse sono, sempre per quanto concerne il custode giudiziario, alcune previsioni dell'articolo 560, modificato nell'ottica di un più celere svolgimento della procedura esecutiva e riguardanti l'attuazione dell'ordine di liberazione dell'immobile pignorato. Allora, l'articolo 560 prevede alcune ipotesi dell'ordine di liberazione emesso dal giudice dell'esecuzione. Abbiamo un'ipotesi che va fino all'ordinanza di vendita o alla delega delle operazioni di vendita, quando l'immobile non è abitato dal debitore o dal nucleo familiare, ovvero occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla procedura. Questa è un'ipotesi in cui viene emesso quest'ordine di liberazione. Un'altra ipotesi è con il decreto di trasferimento nei confronti del debitore e del nucleo familiare. E poi è prevista l'emissione dell'ordine di liberazione in alcune ipotesi specifiche, quando vi sia un ostacolo al diritto di visita all'immobile, impedimenti allo svolgimento delle attività degli ausiliari, l'immobile non venga mantenuto in buono stato di conservazione, oppure ci sia una violazione degli obblighi da parte dell'esecutato. Per quello che a noi interessa, l'articolo 560 dispone che l'ordine di liberazione è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione, senza l'osservanza delle formalità di quegli articoli 605 e seguenti,
anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento, nell'interesse e senza spese a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, salvo espresso esonero del custode ad opera di questi ultimi. Per l'attuazione dell'ordine di liberazione, il giudice può autorizzare il custode ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Pertanto, la novità normativa è la previsione, per quanto concerne l'esecuzione dell'ordine di liberazione dell'immobile, della non osservanza delle formalità di quegli articoli 605 e seguenti, il che comporta che non sia necessaria la notifica del precetto di rilascio, la notifica del preavviso previsto dall'articolo 608 CPC, che è il preavviso, cosiddetto preavviso di sloggio, la possibilità di avversi direttamente della forza pubblica senza passare per l'intervento dell'ufficiale giudiziario. Viste quindi alcune di queste novità che riguardavano la custodia, passiamo all'istanza di vendita. Allora, il termine di istanza di vendita è rimasto invariato, ma è collegato adesso al deposito della documentazione ipocatastale. Naturalmente tutto ciò per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023. Il termine per il deposito dell'istanza di vendita e quello per il deposito di quella che è definita documentazione ipocatastale vengono ora a coincidere. Che cosa prevedevano le precedenti disposizioni? Prevedevano il deposito dell'istanza di vendita entro 45 giorni dal compimento del pignoramento immobiliare, mentre l'articolo 567 nel precedente testo prevedeva il deposito dell'estratto del catasto, dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nel ventennio, nei 20 anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, o in sostituzione alla certificazione notarile, entro 60 giorni dal deposito del ricorso per la vendita dell'immobile. Quindi era i termini erano, diciamo, a tappe, diciamo, c'era prima quello dell'istanza di vendita e poi successivamente il deposito della documentazione ipocatastale. Il termine era prorogabile di ulteriori 60 giorni per giusti motivi e per una sola volta. Con il nuovo testo dell'articolo 567 si prevede che la documentazione ipocatastale debba essere depositata entro 45 giorni dal compimento del pignoramento, come da richiamo espresso della disposizione nel nuovo testo. L'articolo 567 infatti oggi recita che il creditore provvede a depositare entro il termine previsto dall'articolo 496. Quindi dal compimento del pignoramento scatta un unico termine entro il quale vanno depositati l'istanza di vendita e la documentazione ipocatastale. Resta comunque, anche nella nuova normativa, la possibilità di proroga per il deposito della documentazione, una sola volta su istanza dei creditori o dell'esecutato e sempre per giusti motivi, di ulteriori 45 giorni. Proroga è però appunto è legata alla valutazione di questi giusti motivi, quindi a una valutazione direi discrezionale. La mancata concessione della proroga determina quindi eventualmente l'inefficacia del pignoramento. Direi che di notevole interesse comunque sotto il profilo delle novità è soprattutto il terzo punto su cui intendo soffermarmi, cioè l'istituto della vendita diretta. Diciamo che prima della recente riforma poteva accadere già nella prassi, ma al di fuori di qualsiasi regolazione di tipo normativo, che con il consenso dei creditori in base a accordi stragiudiziali è anche accaduto che il debitore procedesse alla vendita in proprio dell'immobile pignorato al di fuori della procedura. Prima ovviamente del decreto di fissazione dell'asta. Tale evenienza ora trova una compiuta regolamentazione negli articoli 568 bis e 569 bis. Il 568 bis prevede che il debitore con istanza depositata non oltre 10 giorni prima dell'udienza prevista dall'articolo 569 primo comma, che appunto è l'udienza in cui compaiono le parti per la fissazione della vendita, può chiedere al giudice dell'esecuzione di disporre la vendita diretta dell'immobile pignorato o di uno degli immobili pignorati per un prezzo non inferiore al valore indicato nella relazione di stima di cui all'articolo 173 bis terzo comma delle disposizioni di attuazione del presente codice. A pena di inammissibilità, unitamente all'istanza di cui al primo comma, deve essere depositata in cancelleria l'offerta di acquisto, nonché una cauzione non inferiore al decimo del prezzo offerto. L'istanza e l'offerta sono notificate a cura dell'offerente o del debitore almeno 5 giorni prima dell'udienza prevista dall'articolo 569 al creditore procedente, ai creditori di cui all'articolo
498 o quelli intervenuti prima del deposito dell'offerta medesima. Ecco, non mi vedevo più sullo schermo, scusate un attimo, pensavo ci fosse un problema tecnico. Allora, la vendita diretta è una modalità di vendita alternativa a quella prevista dall'articolo 569 e non è una vendita privata che è prevista in altri ordinamenti. Quindi quali sono le fasi di questa vendita diretta? In primo luogo, il debitore deve depositare almeno 10 giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti e fissazione della vendita un'apposita istanza. Chiede di disporre la vendita diretta a un prezzo non inferiore al valore di perizia, come abbiamo visto, e contestualmente allega un'offerta di acquisto, a sua volta accompagnata da una cauzione non inferiore al decimo del prezzo offerto. Il giudice, all'udienza fissata per la vendita, in mancanza di opposizioni, valutata l'ammissibilità dell'istanza, la congruità dell'offerta, può disporre l'aggiudicazione dell'immobile all'offerente, fissando termini e modalità di versamento del prezzo. Versato il prezzo, pronuncia il decreto di trasferimento. Possono darsi però due altre ipotesi. L'istanza non è ammissibile o il prezzo non è versato nei termini. In questo caso il giudice provvede secondo le disposizioni ordinarie e dispone la vendita. Oppure uno dei creditori, ne basta anche uno solo, si oppone alla vendita diretta, si apre un subprocedimento liquidatorio. Su questo istituto non abbiamo per ora pronunce giurisprudenziali significative. Abbiamo avuto comunque l'adozione di un protocollo da parte del Tribunale di Roma che risale allo scorso 22 novembre. Il protocollo dispone e modifica la modulistica con l'inserimento di dati riguardanti l'istituto della vendita diretta. Tra le altre disposizioni del protocollo ci sono per il custode un'analisi delle tempistiche e del contenuto dell'offerta, l'avviso all'esecutato della possibilità di richiedere la vendita diretta, un modello di offerta con l'indicazione della documentazione da allegare a pena di improcedibilità e termini per l'espletamento delle operazioni di vendita per il delegato ridotti rispetto ai 30 mesi in via ordinaria. Quindi in queste disposizioni del protocollo si prevedono 15 mesi per la vendita diretta con opposizione e 12 mesi per vendita diretta con, senza opposizione. Sussistono comunque dei profili critici, al momento, ripeto, non ci sono pronunce giurisprudenziali, siamo ancora ai primi protocolli, appunto questo del Tribunale di Roma risale allo scorso 22 novembre. L'istituto potrebbe anche prestarsi a fini dilatori. Su questo c'era stata una serie di osservazioni da parte del CSM prima che fosse emesso il decreto delegato e entrasse in funzione la norma, in cui si suggeriva quasi che l'offerta fosse redatta in forma di atto pubblico, scrittura privata autenticata e con acquisizione della cauzione in caso di mancata stipula dell'atto di trasferimento. Passando alle novità che riguardano invece il professionista delegato, alla vendita assume particolare rilievo l'articolo 591 bis del Codice di procedura civile. La norma è stata riformulata a seguito della riforma Cartabia e prevede, nell'ottica di una maggiore celerità della procedura, un termine finale di completamento della procedura. La disposizione infatti recita: con la medesima ordinanza, quella con la quale provvede sull'istanza di vendita, il giudice fissa il termine finale per il completamento delle operazioni delegate. È previsto inoltre un numero minimo di esperimenti, perché in base all'articolo 591 bis il giudice dell'esecuzione dispone lo svolgimento, entro il termine di un anno dall'emissione dell'ordinanza, di un numero di esperimenti di vendita non inferiore a 3. Altre disposizioni entrate in vigore con la riforma regolano gli strumenti di tutela nei confronti dei provvedimenti adottati dal professionista delegato. Con la precedente normativa, nei confronti degli atti del professionista, ovvero nei confronti dei decreti del giudice dell'esecuzione emessi per dirimere controversie o difficoltà insorte nel corso delle operazioni di vendita, gli interessati potevano proporre reclamo al giudice dell'esecuzione. Quest'ultimo provvedeva con ordinanza e avverso l'ordinanza era ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669 ter decies. Vediamo che cosa dispone adesso il nuovo articolo 591 ter, che ha riordinato la materia. Quando nel corso delle operazioni di vendita insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Avverso gli atti del professionista delegato è ammesso reclamo delle parti e degli interessati da proporre con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di 20 giorni dal compimento dell'atto o dalla sua conoscenza. Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.
Sul reclamo di quel secondo comma, il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza avverso la quale è ammessa l'opposizione ai sensi dell'articolo 617. Sostanzialmente abbiamo due distinte ipotesi: l'opposizione avverso il decreto del giudice dell'esecuzione, l'opposizione rivolta direttamente all'atto del delegato. Per quel che riguarda l'atto, quindi del professionista delegato, che è quello che stiamo esaminando, la sequenza dei mezzi di tutela è la seguente. Entro 20 giorni dall'atto o dalla sua conoscenza va proposto il reclamo al giudice dell'esecuzione. Sul reclamo il giudice decide con ordinanza. L'ordinanza può essere ancora opposta ai sensi dell'articolo 617, cioè l'opposizione agli atti esecutivi, nel relativo termine 20 giorni. Dove sta la novità? Nel fatto che in precedenza mancava un termine di impugnazione per gli atti del professionista e quindi eventuali vizi dell'atto potevano riflettersi sugli atti successivi perfino fino all'atto conclusivo, cioè al decreto di trasferimento, con evidenti profili di incertezza sull'aggiudicazione del bene. La nuova normativa pone fine a questa situazione e, come è stato osservato, visto, esaminato anche un po' dei primi commenti alla riforma, il professor Tedoldi, ad esempio, diceva che crea un meccanismo di progressiva stabilizzazione degli atti del delegato alla vendita. Io mi fermerei qui, questi sono i 4 punti e ritengo appunto ci sarebbe ancora molto da parlare sulle novità del pignoramento immobiliare, ma magari questo potrà essere occasione di un futuro incontro. Bene, allora mi auto-introduco e ringrazio l'avvocato Carusi che ci ha appunto introdotto e l'avvocato Bonotto che ha già svolto la sua relazione. E io offro il mio modesto contributo sulla questione della ricerca del bene del debitore e sulla correlata, vedremo poi eventualmente correlata, procedura di pignoramento presso terzi che assieme appunto all'articolo 492 bis è stata un po' oggetto di una, credo sia corretto definirla rivoluzione copernicana, perché sono cambiate veramente molte cose. Il mio intervento, più che essere una tutt'altro che dotta disquisizione su queste novità, vuole essere piuttosto una condivisione di una esperienza pratica che ho avuto al momento di effettuare la mia prima ricerca telematica dei beni del debitore, post riforma Cartabia ovviamente, e il mio primo correlato PPT, pignoramento presso terzi, esperienza che mi ha lasciato sotto certi aspetti anche un po' interdetto e ancora pervaso da qualche dubbio sulla prassi che ho dovuto seguire. E cerco di spiegare il perché di questa perplessità. Dunque, prima facciamo un rapido raffronto tra quella che era la procedura di ricerca dei beni del debitore prima e dopo la riforma. Allora, prima, ricorderete, si depositava l'istanza ex articolo 492 bis al Presidente del Tribunale che autorizzava la procedura e ci consentiva di portare l'istanza con l'autorizzazione del Presidente all'ufficiale giudiziario all'UNEP, che immancabilmente ci rispondeva che non avevano gli strumenti per poter accedere alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate e allora ci trovavamo automaticamente facoltizzati a rivolgerci direttamente all'Agenzia delle Entrate medesima, competente. Prima perché appunto farci comunicare i beni immobili del debitore e gli eventuali rapporti bancari, se esistenti. L'agenzia, ricorderete, ci faceva prima di tutto, mi pare ovvio, pagare un balzello per la ricerca che effettuava dopo che avessimo inviato l'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo,
Comunicandoci poi in un tempo tutto sommato, mi ricordo, abbastanza accettabile, l'esito della ricerca. E dopodiché procedevamo ai pignoramenti che ci sembravano più convenienti per il recupero dei crediti dei nostri assistiti. Privilegiavamo ovviamente il pignoramento presso terzi nel caso in cui la ricerca ci dicesse esistono questi rapporti bancari o anche un solo unico rapporto bancario, ma insomma era sicuramente una procedura più snella rispetto e più con probabilità di riuscita rispetto al sottoporre a pignoramento insomma, dei beni mobili tipo suppellettili o terreni agricoli o qualsiasi altro, o immobili proprio, appartamenti e quant'altro. Erano comunque procedure più laboriose, diciamo così. Quindi nel momento in cui conoscevamo l'esistenza di beni presso terzi del debitore, redigevamo l'atto di pignoramento presso terzi, che era sostanzialmente un atto di citazione contenente determinati elementi e soprattutto la vocatio in ius, la indicazione dell'udienza, come qualsiasi citazione che si rispetti, la consegnavamo all'ufficiale giudiziario unitamente al titolo esecutivo e all'atto di precetto già notificati, e l'ufficiale giudiziario notificava l'atto di PPT da noi redatto e in quella consisteva l'esecuzione del pignoramento da cui cominciava la procedura esecutiva. Che noi ci andavamo a ricercare perché sostanzialmente l'ufficiale giudiziario si interfacciava direttamente con l'organo giudiziario, depositava un fascicolo, lì noi scoprivamo qual era il numero della procedura e aspettavamo poi gli esiti di questa procedura, facendo l'istanza d'assegnazione, quello che insomma era necessario per mandare avanti l'esecuzione. Dopo la riforma Cartabia, questa procedura è cambiata, nel senso che l'istanza si deposita direttamente all'UNEP competente, tenuto conto del foro del debitore ovviamente, corredata come prima del titolo esecutivo e precetto, e qui diciamo possiamo subito notare tre novità, se vogliamo. Non esiste più, prima cosa, la formula esecutiva a cui eravamo abituati, perché è sostituita, come sapete, dall'attestazione di conformità del titolo da parte di noi avvocati. Mentre prima, inizialmente, o meglio, l'istanza in questione col titolo e precetto si spediva all'UNEP via PEC, subito dopo si è imposta invece la prassi della consegna dell'istanza fisicamente all'UNEP competente. Nel mio caso specifico si trattava dell'UNEP del Tribunale di Velletri perché il debitore risiedeva in quel diciamo, territorio. La terza novità, tutto sommato la più importante, è che l'UNEP, i vari uffici esecuzioni dei vari organi giudiziari, hanno finalmente, è il caso di dire, a disposizione gli strumenti tecnici per accedere alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate e quindi può fare quelle ricerche che prima facevamo noi direttamente interfacciandoci con l'agenzia medesima e che oggi addirittura non possiamo più fare. Da qualche parte della corrispondenza intercorsa con quell'ufficio ho letto proprio che non era consentito di rivolgersi direttamente all'Agenzia delle Entrate. Nel senso che se uno lo fa, a parte che sarebbe inutile, ma non avrebbe ovviamente nessun tipo di risposta. Ora comincio a riferire sul come ho gestito questa mia prima esperienza post Cartabia di procedura di ricerca dei beni del debitore, che con non poca sorpresa poi da parte mia è diventata automaticamente il mio primo pignoramento presso terzi senza un atto di pignoramento presso terzi. Capisco lo stupore che può suscitare questa cosa, però adesso vi relaziono, vi spiego perché è successo questo fatto un po' apparentemente paradossale. Allora,
Primo passo, vado all'UNEP di Velletri e consegno fisicamente l'istanza ex articolo 492 bis con titolo esecutivo unito all'atto di precetto notificato e basta. Perché io penso questa è semplicemente la procedura di ricerca dei beni del debitore, che può avere un esito positivo o negativo e poi uno decide cosa fare. Pago un deposito di, mi sembra, 50 euro e chiedo, con la normale curiosità, no? Quando ci si cimenta in qualcosa che è regolato da una norma novellata, chiedo come evolverà all'atto pratico la procedura. La funzionaria dell'UNEP a cui ho consegnato il tutto mi assicura che sarà molto semplice e che non dovrò praticamente fare niente o quasi, in quanto penserà a tutto l'ufficio. Ora capirete lo stupore di questo genere di rassicurazione, ovviamente. Ho cercato, mi ricordo, di approfondire un po' la questione, ma siccome dietro avevo, come è prassi quando si va a fare una cosa di persona, avevo la coda degli altri colleghi che urgevano, mi viene semplicemente detto che riceverò quanto prima il risultato della ricerca e le istruzioni sui successivi passi da fare dopo la ricezione del verbale di pignoramento. Qui ho accusato una prima perplessità perché io non avevo e non ho consegnato alcun atto di pignoramento presso terzi. Ho consegnato soltanto un'istanza ex articolo 492 bis, che è cosa diversa ovviamente. Comunque ringrazio, me ne torno a Roma, non senza rimuginare su questa che mi sembrava una vera novità che però insomma non riuscivo assolutamente a inquadrare. Secondo passo, dopo un po' di tempo, io sto tranquillo perché il termine dei famosi 90 giorni per, come dicevamo, passare il pignoramento all'ufficiale giudiziario, so che resta sospeso fino alla definizione della procedura di ricerca. Comunque, dopo un po' di tempo, ricevo una PEC con l'esito della ricerca medesima dei beni del debitore consistenti in 2 terreni agricoli e 2 conti correnti bancari. Come da istruzioni, nei 10 giorni successivi scelgo con apposita PEC i conti correnti bancari, per ovvi motivi di apparente convenienza, da pignorare presso i terzi istituti di credito, telefonando alla funzionaria UNEP, molto disponibile, soprattutto alla comunicazione, cosa molto, molto importante, ricordiamocelo sempre, per chiedere se posso già tornare all'UNEP a ritirare il titolo del precetto e passare l'atto di pignoramento, come pensavo di dover fare. Ma la stessa mi dice che non serve e che devo attendere la loro PEC col verbale di pignoramento. Voi non lo vedete, ma qui c'è un punto, ci ho messo nella relazione, diciamo, un punto esclamativo. PEC che arriva dopo un altro lasso di tempo, e sempre sto tranquillo perché so che mi devono comunque restituire gli atti che io ho dato prima che ridecorra il termine per il successivo passaggio della procedura esecutiva. Ricevo l'avviso di disponibilità degli atti e esamino intanto, perché mi è arrivato già, prima di ritirare fisicamente gli atti, questo verbale di pignoramento, che è in tutto e per tutto simile a quello che era il classico atto di pignoramento presso terzi che prima ero solito redigere quando intendevo avviare una procedura di questo genere. E in tutto e per tutto, tranne che per la vocatio in ius che nel verbale manca. Riagguanto il telefono per cercare lumi e conforto sul da farsi, sempre da questa solerte funzionaria che, pensate, pur trovandosi, come mi dice, all'estero in vacanza in quel periodo, gentilmente mi tranquillizza raccomandandomi soltanto, una volta ritirati gli atti, ovvero istanza 492 bis, titolo e precetto, più originale
del verbale di pignoramento che mi è arrivato comunque già via PEC, di iscrivere a ruolo la procedura di pignoramento presso terzi e di comunicare il numero di ruolo, il nome del giudice e udienza fissata a debitore e terzi ex articolo 543 CPC. Io sono andato un po' nel panico perché, dunque ricorderete la famosa tempesta del dubbio di Mazziniana memoria, che ho praticamente metaforicamente rivissuto per alcuni motivi molto, molto semplici. Tra tutti, dico, il primo, quale udienza comunico se non ho mai consegnato all'ufficiale giudiziario l'atto di pignoramento presso terzi, che l'articolo 543, comma 2, numero 4, continua, comma 2, scusate, comma 2 con tutti i contenuti, tra cui anche poi l'avviso di cui al numero 4 CPC, continua a prevedere però come il tipico atto di citazione in cui è sempre consistito l'atto di pignoramento presso terzi. Che udienza vado a comunicare? Secondo motivo di dubbio, se iscrivo a ruolo un pignoramento presso terzi senza l'atto di pignoramento presso terzi, contraddizione in termini ovviamente, non rischio, non dico la fucilazione, ma quantomeno una non accettazione dell'iscrizione a ruolo da parte del sistema? O un successivo provvedimento di improcedibilità da parte del giudice dell'esecuzione? Sono riuscito a reperire da un collega di Velletri addirittura il recapito del telefono cellulare del locale dirigente UNEP, che molto disponibile, un po' come il dottor Galiero che tra poco interverrà, ascolta pazientemente il problema e i dubbi che gli espongo e mi rincuora richiamando l'ultimo comma, secondo periodo dell'articolo 492 CPC, post Cartabia, che contiene la giustificazione normativa di questa nuova prassi giudiziaria che stavo sperimentando. Secondo questa disposizione, quando procede a norma dell'articolo 492 bis CPC, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo e il precetto e si applicano le disposizioni di quel quarto comma, che sarebbe il contenuto necessario dell'atto. Decorso il termine, scusate, era apparsa una cosa, decorso il termine di quell'articolo 501. Sì, scusa collega che ti interrompo, è comparsa la seconda verifica della presenza, quindi Sì. bisogna cliccare, mi ricordo a tutti, è importante. Sì. Okay, prosegui pure, scusa l'interruzione. Il termine dell'articolo 501 sono i 10 giorni dalla notifica dell'atto di ricetto. Il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Segue il terzo periodo dello stesso ultimo comma, dello stesso ultimo comma del 492 bis, secondo cui sull'istanza di cui è il periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore precedente e deve contenere l'invito all'avvertimento di cui al numero 4 del secondo comma. Vabbè. Quindi, secondo l'anzidetto dirigente UNEP di Velletri, tale disposizione consente in sostanza che cosa? Di sostituire quello che prima era il classico atto di pignoramento presso terzi, una vera e propria citazione con la vocatio in ius di rito, con il verbale di pignoramento presso terzi redatto dall'ufficiale giudiziario e contenente tutti gli inviti, ingiunzioni e avvisi che prima erano nell'atto di citazione redatto da noi avvocati, tranne la vocatio ius, che è a sua volta sostituita dal decreto di citazione che emette il giudice una volta che la procedura è iscritta a ruolo e che poi nel fascicolo telematico così creato viene depositata dal creditore precedente l'istanza di assegnazione. La spiegazione era convincente, ma i timori sull'effettivo sviluppo degli atti successivi restavano.
Arriva dunque la famosa PEC dell'UNEP con l'avviso di disponibilità degli atti. Con quello mi reco all'ufficio, pago un'integrazione dell'originario deposito, ritiro gli atti che, ripeto, consistono nell'istanza 492 bis, nel titolo esecutivo e nel precetto, con in più una attestazione della data di pervenimento dell'istanza ex articolo 492 bis per verificare che abbia operato effettivamente e efficacemente la sospensione del termine dei 90 giorni per il prosieguo, diciamo, delle attività esecutive. Con in più, dunque, una attestazione, con in più cioè proprio su questa attestazione del pervenimento dell'istanza mi hanno applicato, questo poi credo che possa variare da ufficio a ufficio, un'altra attestazione circa la data di restituzione del verbale di pignoramento, titolo e precetto. Nel pomeriggio, con una certa trepidazione, ho iscritto a ruolo la procedura in questione, con qualche difficoltà, perché il sistema ovviamente mi chiedeva di allegare l'atto di citazione, che non c'era, e addirittura di indicare la data di udienza, che ovviamente nemmeno ci poteva essere, perché non c'era un atto di pignoramento da me redatto, e mi sono addirittura inventato una data qualsiasi per poter gabbare, tra virgolette, il sistema e consentirgli di completare la procedura di iscrizione al ruolo, che è andata, ripeto, a buon fine, tant'è che ho aspettato di ricevere le comunicazioni di rito e soprattutto il numero di registro generale e vedere la procedura su Polisweb. Dopo qualche giorno ho letto anche il nome del giudice assegnatario. A quel punto ho depositato anche l'istanza di assegnazione, restando in attesa della prova del 9, ovvero sia dell'emissione del decreto di fissazione di udienza da parte del giudice, che dopo qualche giorno è arrivato. Ho proceduto quindi, non appena ho avuto questi elementi, alla notifica del decreto di citazione. Avevo anche poi notificato, cioè ho notificato sostanzialmente l'avviso ex articolo 543 con appunto tutti questi elementi, per cui il debitore e i terzi erano a conoscenza dell'avvenuta iscrizione al ruolo della procedura, il numero di ruolo della stessa, il nome del giudice e ovviamente dell'organo giudiziario e della data d'udienza per le rispettive incombenze. Assistere all'udienza da parte del debitore, rendere la dichiarazione del terzo, qualora il terzo nei 10 giorni dalla ricezione della notifica di questo atto non comunichi con raccomandata o con PEC all'avvocato del creditore procedente se esistono o non esistono crediti da sottoporre alla procedura esecutiva. Quindi il ragionamento che mi ha fatto il dirigente UNEP per dirimere le mie perplessità, tutto sommato ha retto un po' alla prova dei fatti. Rassicurato sempre dalla funzionaria UNEP che aveva ricevuto sì la mia istanza 492 con titolo e precetto, ma senza l'atto di PPT. Ciò nonostante io sono arrivato all'iscrizione della procedura e a conoscere la data dell'udienza. Allora dovremmo trarre da questa esperienza che ho riferito che oggi, dopo la riforma, la procedura di pignoramento presso terzi si atteggia secondo due, diciamo, linee procedurali. La prima, quella classica, è disciplinato integralmente dall'articolo 543, che però presuppone che il creditore sia già a conoscenza
dell'esistenza di beni del debitore presso terzi, di solito banche o datori di lavoro. E qui appunto si applicano integralmente le disposizioni del medesimo articolo 543 e quindi si consegna all'ufficiale giudiziario titolo esecutivo con atto di precetto notificato e atto di pignoramento presso terzi predisposto dall'avvocato con tutti i requisiti e l'indicazione dell'udienza, che poi può essere magari anche posticipata dal giudice, dal contenuto descritto al comma 2 dell'anzidetto articolo 543. Il secondo profilo procedurale, con gli elementi di novità che ho riferito, che presuppone invece la preventiva istanza ex articolo 492 bis per la ricerca dei beni del debitore, che evidentemente non si conoscono. E allora la consegna dell'istanza in questione, unitamente a titolo e precetto, esaurita positivamente la ricerca dei beni e scelti dal creditore quelli giacenti presso terzi, perché ci sono mille ragioni che privilegiano questo tipo di scelta rispetto ad altro tipo di procedure esecutive, attenzione, innesca ope offici una procedura di pignoramento presso terzi, se vogliamo in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 543, in quanto il verbale di pignoramento presso terzi dell'ufficiale giudiziario sostituisce l'atto di citazione normalmente introduttivo della relativa procedura, in quanto la vocatio in ius mancante nell'anzidetto verbale è ancora sostituita dal decreto di fissazione di udienza che il giudice designato, appena iscritto al ruolo la procedura esecutiva, emette su istanza di assegnazione del creditore procedente. Ora non ci resta, in realtà non mi resta, che attendere l'udienza fissata dal giudice nella mia procedura esecutiva avanti al Tribunale di Velletri per verificare l'esattezza di questi assunti, nel senso che se si perverrà all'assegnazione ovviamente saranno esatti, il contrario se il giudice invece mi dovesse fare delle osservazioni circa la mancanza dell'atto di citazione come motivo di improcedibilità, e allora bisogna interrogarsi sul perché, e di questo bisogna prendere atto. C'è comunque una prassi non giudiziaria, diciamo pregiudiziaria, adottata dall'UNEP, in questo caso un UNEP particolare, quello di Velletri, una prassi appunto accettata per poter avviare una procedura esecutiva presso terzi dopo la preventiva ricerca dei beni ex articolo 492 bis. Su quest'ultimo aspetto sono ansioso di conoscere il punto di vista del dottor Galiero, che non so se sia già collegato, non mi sembra di vedere, comunque dovrebbe intervenire dopo di me, che magari ci potrà il dirigente UNEP riferire su quale sia lo stato dell'arte all'UNEP di Roma e quindi la prassi adottata in relazione all'articolo 492 bis seguito dalla procedura di pignoramento presso terzi. Quindi ringrazio per l'attenzione e passerei senz'altro la parola al dottor Galiero. Buonasera. Non sto vedendo il dottor Galiero, adesso vediamo il collega Testa dell'Accademia Nazionale del Diritto se è riuscito in qualche modo a reperirlo. Vediamo un pochettino. Quindi, insomma, collega, siamo in attesa di queste novità per il Tribunale di Velletri, vedremo come andrà a finire. Sì. E purtroppo i tempi si sono molto dilazionati. Io sto notando pure che la terza sezione immobiliare a Roma, nonostante il lavoro sia indubbiamente molto sceso, però i tempi continuano ad allungarsi. Per la cronaca hanno fissato la mia udienza al giugno 2024. Però io vado in cancelleria, lì non c'è più tutto quella mole di lavoro che c'era precedentemente. Infatti questa cosa non capisco, anche io ho un'opposizione a un pignoramento esattoriale urgente, ho chiesto al giudice di anticiparlo, ho detto no, per compatibilità di ruolo non riesco
purtroppo quindi anche col telematico non è che si è snellita, insomma. Io vedo che il tribunale col telematico sta andando bene, questo bisogna essere sinceri, alcune cose ormai è arrodato, prima all'inizio ci mettevano tantissimo per scaricare le quarte vecchie. Il vero problema che sto vedendo, collega, chiedo pure al collega Bonotto, conferma, è il giudice di pace. Il giudice di pace è totalmente allo sbando, sono mesi e mesi di ritardo nello scaricamento delle quarte PEC, capito? Mi è capitato per esempio che ho fatto un'opposizione al decreto ingiuntivo, ho depositato il ricorso e sono dovuto andare lì, perché in opposizione al decreto ingiuntivo, se poi non scarichi l'opposizione non si sa che quel decreto ingiuntivo è stato opposto, ho dovuto pregare la cancelliera e la funzionaria, insomma, di autorizzare l'addetta alla ricezione atti ad accettare la mia quarta PEC, ad accettare il mio deposito, perché stavano ancora ad agosto. Cioè, alla fine sono seriamente preoccupato. Poi ho preso informazioni, adesso pare che c'è una task force dal Ministero che insomma in qualche modo sta istruendo i funzionari impiegati lì dentro al giudice di pace nell'accelerare. Però il problema, anche oggi ho fatto udienza per esempio dalla dottoressa Carbone al giudice di pace, hanno proprio un problema telematico, hanno i computer vecchi, hanno collegamenti lentissimi. Il povero giudice stava lì dicendo non so che cosa devo fare, ha impallato il computer, quindi lentezza su lentezza. Quindi il problema è che questa riforma Cartabia è stata introdotta, poteva sembrare un bene il giudice di pace, io ero tra i fautori, meno male, la telematizzazione del giudice di pace, non ci saranno più le file che c'erano interminabili, non so se vi ricordate, lì al giudice di pace, file per ore e ore con i nostri fascicoli cartacei lì in attesa che in qualche modo lo sportello si liberasse. Adesso non c'è più, però il problema c'è un'altra attesa. Siamo come coloro che sono sospesi, come diceva Dante. Mandi la PEC e stai attesa e te la dimentichi sostanzialmente. Poi dopo qualche mese, era il ricorso che avevo depositato 4 mesi fa. Il problema è che noi dobbiamo, noi avvocati, soprattutto i giovani, dobbiamo cercare di rassicurare anche il proprio cliente. Che cosa gli diciamo? Sì, mi sono opposto alla cartella, ho depositato il ricorso, però ancora non si sa niente. Cioè, non è che facciamo una bella figura davanti al cliente. Poi immaginiamo se questa operazione alla cartella, intanto gli arriva il preavviso di fermo, o ancora peggio, rimettono un'ipoteca. E come ci giustifichiamo con lui? Ma io ho fatto il ricorso, l'ho depositato. Cioè, è pure un problema poi opporsi al successivo atto. Come facciamo a dimostrare al giudice, guarda, ho fatto opposizione, e che cosa leghiamo? La terza PEC? Quindi è un sistema, a mio parere, che sta per esplodere. Io sono convinto che il Consiglio dell'Ordine farà qualcosa e so che si sta muovendo, quindi sono sicuro che la situazione si risolverà, però nel mio piccolo e nel piccolo della nostra associazione cerchiamo di evidenziare tutti i possibili problemi. Vedo che adesso si è collegato il dottor Fabio Caliero, che saluto, non so se si Buonasera, ricorda di me, le ho fatto un sacco di complimenti all'inizio, dottore. Lei è il demiurgo, se non a volte il Deus ex machina, per usare insomma una fattispecie molto cara ad Euripide, dell'ufficio esecuzioni. Se non ci fosse lei che risolve i problemi subito sarebbe veramente molto complicato per gli avvocati, quindi volevo lodare a nome dell'Agipol che rappresento la sua disponibilità, la sua simpatia, la sua insomma onnipresenza lì nell'ufficio. e vi ringrazio tantissimo, diciamo, per questo riconoscimento, ecco. Le passo la parola e ci racconti quali sono le novità, insomma, ci dia qualche istruzione. Sì, allora sono riuscito ad ascoltare, diciamo, l'ultima parte della relazione dell'avvocato Mauro Cecchetti, che è stato molto preciso e ha descritto in modo, diciamo, esatto quello che poi è diciamo, questa nuova procedura, perché in effetti è corretto dire che è un altro modo sostanzialmente di eseguire il pignoramento presso terzi, sia dal punto di vista della fase esecutiva, sia dal punto di vista del prosieguo della fase procedurale davanti al giudice dell'esecuzione. E quindi è perfettamente corretto diciamo così come è stato descritto, perché in effetti è proprio
è l'atto che è proprio differente. Infatti, da questo punto di vista, prendendo spunto sempre dall'articolo 543, a differenza di altre norme, qui il legislatore dal punto di vista mio è stato molto preciso, perché se noi leggiamo l'articolo 543, quando parla del pignoramento presso terzi, diciamo quello con l'atto di citazione, parla che il pignoramento di crediti del debitore verso terzi si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore. L'atto deve contenere. Quando invece andiamo all'ultimo comma del 543 che dice quando procede a norma del 492 bis, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale. Quindi già identifica l'atto proprio con una... è proprio il termine che è diverso, mentre quello del al primo comma è un atto, perché c'è anche la componente dell'avocatio ius della citazione che è un atto dell'avvocato e che viene sottoscritto dall'avvocato, invece specifica proprio il fatto che quando è a procedere l'ufficiale giudiziario senza il 492 bis non si chiama più atto di pignoramento presso terzi, ma si tratta verbale, perché l'ufficiale giudiziario non redige mai un atto, l'ufficiale giudiziario redige un verbale o redige una relata di notifica, ma non può mai redigere l'atto, diciamo, è una prerogativa dell'avvocato. Quindi in effetti, anche se all'inizio io sono stato il primo che quando ho letto per la prima volta l'articolo ha avuto bisogno di, come devo dire, leggerlo più volte prima di riuscire a comprendere quale fosse poi la reale portata della norma. E anche io non mi aspettavo appunto che venisse proprio definita una procedura, chiamiamola così, parallela, no? Perché poi in effetti quello è una procedura parallela, cioè sono entrambi dei pignoramenti presso terzi che però sia dal punto di vista dell'esecuzione che dalla fase procedurale davanti al GE assumono delle connotazioni completamente differenti. Però questo, come vediamo, il legislatore l'ha perfettamente delineato nel codice, perché poi rileggendolo più volte si vanno a dipanare un po' tutti quelli che sono i dubbi che si hanno in merito, no? E quindi non posso fare altro che confermare che la procedura è così e funziona, dovrebbe funzionare senza nessun intoppo. Per quanto ne so io, qui a Roma, per il momento, come si dice, le brutte notizie arrivano subito, non è che se c'è qualcosa che non va lo viene a sapere subito. Per il momento, considerato il numero di atti che abbiamo già lavorato e che suppongo siano già stati iscritti a Roma, onestamente non mi sono recato in cancelleria per fare una statistica su quanti atti abbiamo lavorato noi e quanti effettivamente sono stati iscritti al ruolo, però tutte queste problematiche le conosco perché vengono tutti i giorni gli avvocati da me a chiedere, diciamo, e a discutere dei dubbi che hanno sulla procedura. Ovviamente noi già un paio di mesi fa, era forse la metà settembre, diciamo, tutti questi dubbi ce li siamo chiariti col giudice dell'esecuzione, che devo dire la verità, il giudice dell'esecuzione della quarta mobiliare di Roma ha avuto subito chiaro in mente diciamo quali fossero le novità introdotte da questa procedura, non ha sollevato nessun tipo di problematica. Infatti anche la problematica, quella dell'atto di citazione che va indicata una data casuale dal momento in cui si va a fare l'iscrizione al ruolo, certo, come ha detto l'avvocato Cecchetti, diciamo, bisogna, come devo dire, raggirare il problema perché te la chiede come dato obbligatorio, la inserisci, però posso assicurare che in cancelleria sanno perfettamente che voi siete costretti a mettere una data inventata e sanno perfettamente che quella non è la data dell'udienza, ma serve solo a superare l'ostacolo software, no? Praticamente, quindi non c'è nessun tipo di problematica. L'unica cosa appunto che ci tenne molto a precisare il giudice dell'esecuzione all'epoca della riunione, cui furono, parteciparono pure alcuni diciamo consiglieri del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, era proprio quella di fare attenzione all'articolo 501, perché c'era il rischio che si scrivesse a ruolo
e poi si aspettasse vita natural durante la fissazione, cioè preciso, l'emissione del decreto di fissazione udienza, che come dice il 543 ultimo comma, è necessario che dopo l'iscrizione al ruolo, decorsi 10 giorni dal perfezionamento dell'atto, per ottenere quel provvedimento è necessario fare l'istanza di assegnazione. E questo è stato anche chiarito perché all'esito di quella riunione sono state pubblicate delle indicazioni operative da parte del giudice dell'esecuzione, sia sul sito del Tribunale, dovrebbe stare nella sezione news proprio della Quarta Mobiliare, e sia proprio sul sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. C'è dovrebbero essere, si chiamano, credo, proprio indicazioni operative, iscrizione al ruolo delle procedure 492 bis, perché lì si poneva anche un altro problema. Qual è l'altra particolarità di questa procedura? Che l'articolo 492 dice che la notifica al terzo va fatta per estratto. O provo a leggere precisamente l'articolo così se lo riesco a trovare velocemente. Eccolo qua. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili. Ovviamente, diciamo, questa frase ci ha messo inizialmente in crisi anche un po' a noi, perché cercavamo di capire cosa volesse dire al terzo si notifica per estratto. E diciamo siamo giunti alla conclusione, anche consultandoci appunto con col giudice dell'esecuzione, con altri magistrati, pure con colleghi, che cioè contenendo il verbale dei dati sensibili perché estratti da una banca dati, era necessario redigere un verbale di pignoramento da notificare al terzo che contenesse appunto solo i dati a quest'ultimo riferibili. Cioè, detto in parole povere, non era più possibile notificare a un terzo un atto che contenesse eventualmente anche i dati riferibili ad altri terzi, come ad esempio il tipico pignoramento presso terzi, dove nello stesso atto si inseriscono più banche ed anche il datore di lavoro, quindi a una delle banche viene notificato un atto dove contiene anche i dati riferiti agli altri terzi. Quindi, siccome il nostro software gestionale prevede diciamo la generazione del verbale attraverso dei template in base ai dati precedentemente inseriti al momento del carico dell'atto, il sistema è ideato proprio per generare un verbale dove sia contenuto soltanto un terzo. Quindi in caso di più rapporti nei confronti di più terzi, per ogni terzo va redatto un verbale a sé stante. Quindi ammettiamo che dalla ricerca viene fuori che questo soggetto debitore possegga 2 conti correnti e un datore di lavoro, in quel caso vengono generati 3 verbali che riportano 3 modelli C differenti. Il modello C sarebbe il registro cronologico dove viene registrata una richiesta di pignoramento. Il modello A invece è un registro cronologico dove viene registrata una richiesta di notifica. Inoltre, per la ricerca beni c'è un ulteriore registro collegato che si chiama il registro ricerca beni, che è stato istituito proprio appositamente per questo tipo di istanze, che però a sua volta è collegata con un modello C. Quindi sul registro ricerca beni viene scritta l'istanza di ricerca beni. Sul modello C vengono iscritti gli eventuali pignoramenti che scaturiscono dall'esito delle ricerche, e quindi ci troviamo di fronte a magari 3 modelli C perché c'erano 3 terzi da pignorare, ma fortunatamente riuniti sotto un numero univoco di registro ricerca beni. E tutto questo viene riportato proprio nei verbali. Quindi diciamo che il giudice dell'esecuzione ha condiviso il fatto che anche se sono 3 verbali diversi, ma essendo riuniti sotto un unico numero di modello ricerca beni, potessero essere considerate come unica procedura esecutiva e quindi come un'unica iscrizione al ruolo.
perché questo era il problema che ci ponevamo. Ci ponevamo questo problema, ma adesso noi agli avvocati gli restituiamo 3 pignoramenti, ma non può essere che li dobbiamo costringere a fare 3 iscrizioni al ruolo, anche perché sarebbe un aggravio di lavoro per la cancelleria, ma anche un eccesso di rincaro di spese da parte del creditore procedente. E quindi si è adottata questa soluzione che appunto è stata, come devo dire, cristallizzata così in quelle note operative che sono state diramate dalla cancelleria del giudice dell'esecuzione. E quindi adesso a Roma l'iscrizione al ruolo avviene in questo modo, cioè nel caso ci fossero più modelli C, quindi più verbali, come atto principale viene allegato il cronologico più basso, mentre come atto secondario viene allegato il cronologico più, cioè gli altri cronologici vengono allegati come allegati secondari. E quindi così vengono... Scusi dottore, perché c'è la terza verifica per la presenza, per chi Sì, è, sì, è infatti collegato deve cliccare ok. Dottore, la posso interrompere un secondo? È stata Certo, fatta una certo. domanda da una collega e vorrei che Sì, rispondesse lei. sì. Se questa procedura vale anche per i recuperi del credito contro la pubblica amministrazione. Se io per esempio ho come debitore Mm. una pubblica amministrazione, il comune di Nettuno, adesso mi è venuto in mente, posso esperire questa procedura contro una pubblica amministrazione o solo verso i privati? Allora, E la collega è ha è questa una che bella sviluppo. domanda e anche la risposta è molto complessa. Allora, Sì. Se vuole ne può parlare dopo, mi scusi se l'ho interrotta. Colgo questo momento. no, io sono un amante dell'improvvisazione, mi piace essere interrotto, è più divertente così. Allora, qual è il discorso? Cioè, allora, partiamo dal presupposto, non c'è un espresso divieto, però Mm. la domanda mia è, siccome i pignoramenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni hanno le loro forme particolari, precipue, perché andare a fare un'interrogazione su un ente pubblico? Questo qual è il motivo? È un motivo più tecnico che poi dopo giuridico. Quando io faccio l'interrogazione a un ente pubblico, il sistema genera un esito talmente carico di dati che il nostro sistema è quasi impossibile, diciamo, acquisirlo, decriptarlo. Faccio un esempio: ci è capitato qualcuno che ci ha chiesto l'indagine nei confronti di un ente pubblico grosso, non un comune, un ente pubblico grosso. Cioè, addirittura erano talmente tanti dati che il sistema l'ha scompattato in 3 messaggi. Siccome il sistema non riesce a decriptare un messaggio alla volta, perché c'è un record di inizio e un record di fine che va in uno stesso messaggio. Ovviamente, come tutti i flussi digitali, hanno un massimo di byte che possono contenere. Questo è stato scompattato in 3 messaggi diversi, che ovviamente è stato impossibile caricarlo nel sistema, cioè è impossibile tecnicamente praticamente acquisire, tranne che un ente pubblico che magari non ha nulla, ma è difficile perché un ente pubblico normalmente se fai un'indagine all'Agenzia delle Entrate si trova, cioè la mole di dati è ingestibile, no, è ingestibile proprio, ingestibile, ma anche perché c'è il pignoramento di pubblica amministrazione è quello, non è Ma che poi tra c'è... l'altro le pubbliche amministrazioni, se non erro, correggetemi se sbaglio, possono essere pignorate esclusivamente presso le loro tesorerie. Io Esatto, per esempio non posso pignorare Roma Capitale presso Poste Italiane. Roma Capitale sappiamo che ha la tesoreria presso la Banca Montepaschi di Siena, via del esatto, Corso, mi sembra 232, verso la BNL, verso Unicredit. Non è che posso pignorare Roma Capitale presso un terzo normale, quindi è proprio la legge che ce lo prevede. Per esatto. capire qual è la tesoreria, oddio, qualche stratagemma, si va sul sito internet, si vede dov'è il conto corrente, dove magari si deve pagare l'IMU e si capisce, insomma. Però effettivamente fare questa procedura non può portare a un risultato proficuo, insomma. Sì, sì, purtroppo noi ovviamente, ripeto, non essendoci un vincolo giuridico vero e proprio, magari sarebbe il caso più in là di fare qualche quesito anche al Ministero per cercare di capire, però noi questi problemi li abbiamo avuti, perché poi soprattutto all'inizio
c'è stato questo inizio un po' rocambolesco, no? Credo che storicamente non sia mai successo che un'innovazione di tale portata sia stata introdotta il giorno 22 agosto e senza poi, come devo dire, una preventiva formazione del personale, una preventiva, diciamo, come devo dire, informativa. Cioè, credo che voi avvocati l'avete scoperto. Sotto l'ombrellone. Sì, no, ma magari siete venuti allo sportello il 22, 23 agosto per ritirare un atto, avete presentato una richiesta per avere una certificazione negativa e l'ha detta allo sportello, ha detto no, no, adesso ce l'abbiamo, ve la facciamo. Forse siete rimasti anche voi un Sì. po' spiazzati. Beh, la storia ci insegna che pure conferma ai colleghi che i governi hanno fatto diciamo, i provvedimenti più incisivi, sono stati sempre fatti di venerdì sera. E ancora mi ricordo quello di Amato nel 92, quando prelevò il 6 per 1000, quant'era, colleghi, dei conti correnti di venerdì sera, non si poteva fare niente. Quindi poi alla fine, sempre nei momenti in cui c'è quasi addormentati, insomma. Un po' pure come gli scioperi, no? Li fanno sempre a cavallo dei ponti o dei Sì, fine sì, settimana. è vero, è vero. Fanno sempre così. No, il discorso è questo qui, cioè effettivamente sì, è un problema, però io ovviamente non chiederei mai un'indagine alle banche dati contro una pubblica amministrazione. È una cosa secondo me priva di senso Contro proprio. l'Inps, immaginiamo contro l'Inps. E credo che esplodano i server se la facciamo contro l'Inps. Ci sia. Il terzo pignorato, lo diciamo subito così Sì, tranquillizziamo tutti, Intesa San sì, sì. Paolo, Poste Italiane. Sì, così evitiamo, Così evitiamo così, evitiamo Intesa San drammi, ecco. Paolo e Poste Italiane sono i terzi. Evitiamo drammi. No, comunque sì, ma la domanda è sicuramente pertinente, però il Certo. problema sostanzialmente è quello là, è di carattere puramente tecnico. Cioè è impossibile dargli corso perché per noi diventa impossibile acquisire automaticamente il dato. Ma io quello che ci tenevo a sottolineare di questa procedura che è chiaro che molti avvocati hanno individuato come vulnus principale della procedura il fatto di non avere la possibilità di valutare preventivamente l'utilità dell'iscrizione a ruolo. Quindi si è costretti in sostanza a fare un'iscrizione a ruolo al buio perché il terzo, tranne vabbè, casi sporadici che spontaneamente qualche terzo all'inizio che ancora non si erano studiati bene l'articolo, è capitato che i primi tempi facevano comunque la dichiarazione, anche se non ci fosse l'invito nell'atto. Però in effetti non è tanto, cioè può essere considerato un vulnus se viene preso la procedura in sé stante, ma quello che diventa efficace è il pacchetto completo che si tira dietro questa procedura. Qual è il pacchetto completo? Cioè qual è la novità veramente in cui si stanno cimentando gli UNEP? E l'approdo sul PCT. È quello che darà la spinta positiva a questa procedura. Perché si parte dal 492 bis che ha dato, come devo dire, l'input. Ma il vantaggio qual è? Il vantaggio è che queste procedure, dando la possibilità di generare da parte dell'ufficiale giudiziario un verbale nativo digitale, danno anche la possibilità all'ufficiale giudiziario di andarlo a notificare a mezzo PEC. Perché noi sappiamo, diciamo, le sventure, i calvari, no? Che ci sono quando si attendono queste fantomatiche cartoline verdi che devono tornare, diciamo, da una notifica, che se uno le potesse limitare soltanto a quei soggetti che la PEC non ce l'hanno, già è un grandissimo risultato, ma anche l'efficacia della procedura. Noi abbiamo tantissimi casi di desistenze perché dal momento in cui troviamo i terzi, generiamo il pignoramento, notifichiamo a mezzo PEC alle banche, i debitori subito corrono dagli avvocati a studi a pagare. Questo da un certo punto di vista
andrebbe anche un po' contro i nostri interessi. Io poi, a me piace parlare francamente, non piace fare, come devo dire, essere fazioso, mi piace dire le cose così come sono. Però da un certo punto di vista mi fa piacere perché io da questo elemento percepisco che la funzione, cioè la procedura, ha una sua efficacia intrinseca, del fatto che si acquisisce il dato e nel giro di pochi giorni, previa quella minima interlocuzione che sia con l'avvocato, con l'avviso ai sensi del 155 ter delle disposizioni di attuazione, dove chiediamo conferma dei terzi che intende pignorare, ma nell'arco di quei 10 giorni che prevede l'articolo si ha l'informazione, si genera il verbale e si notifica subito a mezzo PEC. Quello è il vantaggio, perché il sistema genera questo verbale automaticamente, popolandolo con i dati caricati dell'atto. E immediatamente con pochi clic si riesce a fare una notifica a mezzo PEC, che soprattutto appunto nel caso di istituti di credito è un sistema molto efficace, considerato la volatilità, no, che hanno i conti correnti, uno diciamo... Blocchi subito. Eh sì, blocchi subito perché è immediata la Anche notifica. perché la notifica del pignoramento presso terzi dovrebbe avvenire, se non erro, prima al terzo e poi al debitore. Perché Esattamente. arriva il debitore, io mi vedo che mi stanno per bloccare il mio conto, spoglio subito i beni che stanno là. Quindi con questo sistema effettivamente si ha un'immediatezza proprio dell'accantonamento. Esattamente, perché poi ci consente anche perché allora facciamo l'ipotesi classica, no? Banca e debitore che la notifica va fatta a mani. Ovviamente il funzionario UNEP che genera il pignoramento, cosa fa la prima cosa? Lo genera il pignoramento, notifica alla banca a mezzo PEC. Dopo che ha notificato e si è accertato che è arrivata la ricevuta di avvenuta consegna, stampa l'atto per mandarlo in zona al collega di zona che deve fare la notifica al debitore a mani. Ma lo stampa dopo che ha fatto la notifica a mezzo PEC. Fa l'attestazione di conformità, vabbè, noi l'abbiamo inserita nella relata che notifichiamo copia conforme all'originale informatico detenuto e quindi facciamo la notifica al debitore. E anche in quel caso poi attraverso un altro software che si chiama tablet, non è un tablet, è un software che si chiama tablet, noi poi digitalizziamo anche la relata e quindi riusciamo a creare questa busta telematica che vi restituiamo con il verbale e tutte le relate digitalizzate. Quindi c'è anche poi un risparmio nell'iscrizione a ruolo, non dovete neanche voi più scannerizzare un originale cartaceo, fare tutte le attestazioni di conformità, perché voi non fate altro che prendere i file che vi manda l'ufficiale giudiziario in P7M e praticamente trasferirli nel redattore per l'iscrizione a ruolo. Quindi si risparmia anche molto tempo da questo punto di vista. Cioè questo volevo sottolineare, tutti questi aspetti che possono sembrare di contorno, ma che di contorno poi alla fine non sono, perché vanno tutti quanti a concorrere, diciamo, a dare un'efficacia mai vista prima per quanto riguarda l'attività esecutiva, che l'attività esecutiva era sempre molto frenata dal fatto di raggiungere il luogo dove fare la notifica, trovi chiuso, cioè devi tornare il giorno dopo, oppure comunque collegata a una notifica che devi aspettare una cartolina che si perderà all'ufficio postale, che non tornerà mai. Quante me ne sono perse in 20 anni di professione? Poi andavamo a chiedere i Esatto. duplicati, abbiamo i mazzini del 140, era un patibolo con queste cartoline 140. Sì, sì. Eh, Ma noi adesso spesso, sì, noi abbiamo dovuto istituire un ufficio da noi apposta perché addirittura ci tornano a noi. Quindi tempo fa fummo costretti a istituire quella stanza dove le raccogliamo, le registriamo su un foglio Excel, poi dopo per andare a ricercare e poi, cioè, infatti, gli avvocati ogni tanto vengono perché fanno il tracking delle poste, si rendono conto che ce l'hanno consegnato a noi e le vengono a prendere, cioè per dire stiamo parlando che tu per ottenere un esito che con un sistema telematico è praticamente istantaneo, cioè soprattutto in una città come Roma, che solo per recarsi all'UNEP è mezz'ora di traffico a venire, mezz'ora di traffico a tornare, per pigliare un esito che normalmente davanti a un PC ci vogliono pochi minuti,
si capisce che poi può pure conservare facilmente telematicamente, invece le cartelline, le cartoline dove mettere nel fascicolo, a volte si perdevano pure nel certo. su studio, quindi invece essendo tutto digitalizzato non te lo puoi perdere, e se te lo dovessi perdere chiedi comunque scusate me lo rimandate. Sì, certo, cioè, no, ma è cioè, veramente una rivoluzione del modo di lavorare. E poi anche adesso, diciamo, stiamo testando la funzionalità del PCT e dei pagamenti a distanza. Esatto. Che Diciamo, evitano pure tutto quel giro di contante, insomma, che... esatto, diciamo che stiamo ancora un po', come devo dire, sistemando alcuni aspetti perché in sostanza il nostro sistema deve dialogare, per quanto riguarda i pagamenti tramite PagoPA, deve dialogare sia con la piattaforma PST e sia con gli istituti di credito a cui ci appoggiamo, perché noi degli UNEP abbiamo una contabilità particolare dove praticamente abbiamo dei conti correnti dove noi gestiamo direttamente le somme introitate dagli atti per poi andare a fare le liquidazioni di tutta la retribuzione accessoria che deriva dalle indennità di trasferta. E quindi abbiamo necessità di avere questi conti. Quindi noi, il nostro GSO deve dialogare da un lato con la piattaforma PST e dall'altro lato con la banca e quindi deve gestire tutta una serie di flussi contabili per fare le riconciliazioni appunto contabili, mi sono ripetuto, con i pagamenti, perché sulla base del deposito c'è sempre quel dare avere. In sostanza questo dare avere funzionerà che il deposito verrà fatto da voi sulla piattaforma PST e poi l'allegherete al redattore quando poi ci dovrete mandare l'atto sul PCT e dopodiché si genererà ad esecuzione dell'atto una situazione di dare o di avere. Esatto. Nel caso in cui il deposito va integrato, noi generiamo automaticamente dal nostro software un ulteriore avviso su PagoPA che arriverà sulla vostra PEC. Voi provvederete all'integrazione giusto della somma, diciamo, della somma che va integrata. E quindi una volta che poi la piattaforma PST dopo 2 o 3 giorni farà tutte le sue rendicontazioni, noi provvederemo a una riconciliazione contabile e quindi vi restituiremo l'atto che risulterà, diciamo, contabilizzato. Invece, quando dobbiamo restituirvi l'atto, in questo caso non ci sarà più necessità di recarvi all'UNE per prendere i soldi, ma semplicemente vi arriverà in sostanza un avviso dove vi verrà richiesto di fornire un IBAN dove voler ricevere questa somma in restituzione. Se pensa a tutte le file fatte allo sportello con i soldi, che poi quando uno passa più pignoramenti, se lo ricorda, 100 euro a pignoramento, insomma, avere pure tutti i soldi contanti in mano. Poi la marca da 2, che puntualmente io almeno mi dimenticavo sempre, dovevo scappare per la marca 2 e ritornare lì. E No, quindi... questa cosa, la marca da 2, è anche un argomento importante, perché in effetti la marca da 2 che cos'è? La marca da 2 è la quietanza per gli importi superiori a 77,47. Sì. Anche la marca da 2, praticamente, con questo sistema tutto telematizzato, verrà pagata sulla piattaforma PST. Esatto. Come funzionerà in sostanza? Quando l'operatore dell'UNEP si rende conto che l'atto è stato scaricato, la specifica dell'atto supera i 77,47, Ti genera automaticamente, devi pagare 2 euro in più. manderà un avviso all'avvocato di andare sulla piattaforma PST a pagare un bollo di 2 euro. Lei Esatto. pagherà il bollo di 2 euro, ci darà il codice di versamento Lo univoco. sa qual è il problema, dottor Galiero? E qui farò sollevare un polverone, che se devo pagare il bollo di 2 euro, devo pagare la commissione di un euro. Sì, sì. È quella che agli avvocati sta antipaticissimo, questa cosa. Lo so. Di cui potremmo stare a parlare per Lo so, giorni. però quanto costa No, a me adesso poi... la benzina? Io ne pagherei pure 10, guardi, non è un Cioè, problema. Però indubbiamente... cioè, se pure uno avesse il teletrasporto, no? Che verrebbe sì. telesportato gratis in ufficio, comunque quando arrivi in tribunale il caffè lo vai a prendere. Esatto. Magari se incontri un collega lo devi anche offrire, quindi sono 2 caffè Sì, che vanno pagati, quindi tanto vale, è meglio pagare l'1,50 No, vabbè, poi sembra una tematica di cui molto delicata. Sì, lo so. Va bene. Vabbè, Allora, però ovviamente è un servizio. certo. È un servizio e come tutti i servizi vanno pagati, altrimenti come si fanno a mettere su queste piattaforme
cioè tutti i servizi vengono pagati, vabbè, li mettiamo in conto insieme a tutte le spese eccessive che ci mettono sulle bollette, sulla benzina, su tutte le altre cose che facciamo nella nostra vita comune, ordinaria, Esatto. diciamo, ok. Io penso che il convegno adesso sia finito perché sono le 18:39, siamo oltre il limite. Mm. Se il collega Testa vuole intervenire, gli cedo volentieri la parola. Sì, buonasera. No, ci sarebbero delle domande che sono dal pubblico. Uno appunto chiedeva se fosse necessario proporre come istanza, bisogna proporre l'istanza unicamente legata a un'epoca. Oggi non si può fare via PEC. Se, Sì, sì, allora le richieste telematiche all'UNEP vanno fatte utilizzando la piattaforma PCT. Bisogna procurarsi dei redattori che siano compatibili con gli atti dell'UNEP, che sono identici praticamente ai redattori che si usano in cancelleria. Però lì c'è il problema che stiamo riscontrando è questo, cioè noi abbiamo già fatto dei test, alcuni atti siamo già riusciti ad accettarli. Qual è il problema? Che i redattori UNEP sono stati fatti sulla base degli stessi schemi XSD dei redattori per le cancellerie, dove ci sono alcuni dati che, mentre per le cancellerie sono facoltativi o obbligatori, l'UNEP ovviamente non poteva essere, è l'esatto contrario. Quindi in particolare, se posso dare un suggerimento, siccome c'è già qualche redattore che è stato aggiornato per gli atti UNEP, la cosa più importante è che per mandare un atto sul PCT dell'UNEP è necessario che venga compilato il campo indirizzo. I redattori invece, per i motivi per cui dicevo prima, quando si va nel campo indirizzo del debitore, hanno i campi disattivati e di solito c'è un flag che va tolto per attivare questi campi che vanno, diciamo, popolati tutti quanti. Che sarebbero via, cap, città e quant'altro. Allora cosa succede? Siccome sono impostati stile cancelleria, diciamo, che succede? Molti sbagliano perché vedono quei campi oscurati, passano alla schermata dopo, che è quella del domicilio, e compilano il domicilio. Il nostro sistema non li vede perché si aspetta il tag indirizzo e non il tag domicilio. Quindi l'importante è che quando si prova a mandare un atto all'UNEP, qualsiasi redattore si utilizza, compilare obbligatoriamente il campo indirizzo. Un altro campo che ci è parso obbligatorio, che a volte ha dato problemi, è quando ad esempio si chiede un pignoramento, soprattutto per quanto riguarda i pignoramenti immobiliari, ma nel caso dovesse venire fuori anche per altri tipi di atti, conviene sempre compilarli, sono i campi che spesso sono contraddistinti dalla voce beni o inventario, dove i redattori sostanzialmente chiedono di descrivere il bene che si intende pignorare. In quel caso basta popolare il campo con un numero casuale, non c'è bisogno di identificare effettivamente il bene da pignorare, anche perché se fosse un immobiliare è identificato nell'atto, così come nel presso terzi è identificato il terzo. Nel mobiliare tradizionale si pignora quello che si trova, poi qualora effettivamente si volesse pignorare un bene mobile specifico si può specificare, però in ogni caso l'importante è che quel campo venga popolato. Penso di aver risposto alla domanda. Quindi non è che si può prendere una qualsiasi PEC dell'ufficio e mandare la richiesta via PEC. Ecco. Va bene, allora io ringrazio il dottor Galiero, ringrazio i relatori che ci hanno preceduto e tutti coloro che ci hanno ascoltato. Ricordo la piena disponibilità dell'Ancifor e del suo presidente a rispondere a qualsiasi domanda e a intervenire per qualsivoglia richiesta d'aiuto. Vi saluto e ci vediamo al prossimo convegno. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Arrivederci, buona Buonasera. serata. Buonasera.